Bentornati su Stelle Turche Rivelate. Spero che la vostra giornata sia luminosa e piena di quella carica che ci fa sognare in grande, perché oggi portiamo una notizia che vibra di entusiasmo e cambiamento. È qualcosa che ho tenuto stretto per un po', osservando segnali, parole velate, piccoli indizi raccolti con cura, e ora posso finalmente condividerla con voi, la nostra famiglia più affezionata. Non è un semplice aggiornamento. È l'alba di un capitolo nuovo per due volti che amiamo seguire da anni. Preparatevi, perché quello che sta per arrivare promette di cambiare le carte in tavola in modo sorprendente e, lasciatemelo dire, profondamente emozionante. Prima di addentrarci nel cuore dell'argomento, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi e attivate la campanella. Ogni vostro gesto è la scintilla che accende questo spazio e ci permette di raccontarvi storie sempre più vive. Oggi parliamo di un nuovo inizio. Non un'etichetta, non una trovata, un vero passaggio di soglia per Bararduk ed Elçin Sangu. Immaginatelo come la chiusura delicata di un libro amato, pieno di ricordi e prove superate, e l'apertura di un volume ancora bianco, dove ogni pagina aspetta di essere scritta con coraggio. Da tempo si mormora che i due stessero ripensando al modo in cui condividere la propria arte, le proprie giornate e le proprie conquiste. Ebbene, da ciò che è trapelato, questa riflessione si è trasformata in progetto. Bar ed Elçin stanno dando forma a una presenza nuova, più diretta, più intima, più completa. Non si tratta solo di apparire, ma di connettersi, mostrare ciò che c'è dietro la macchina da presa, raccontare lo sforzo, il dubbio, la disciplina e la scintilla che porta alla creazione. Questo nuovo inizio, per loro, è l'unione tra ciò che è squisitamente personale e ciò che raggiunge l'esterno. Un ponte tra il loro mondo e il nostro. Chi li conosce lo sa, Bar ha un rigore asciutto, silenzioso, e al tempo stesso una generosità nel lavoro che colpisce. Elçin porta con sé ironia, grazia e una fame di sfide creative. Negli ultimi mesi, entrambi hanno rivisto priorità e ritmi, chiedendosi come dare valore a chi li segue da sempre. La risposta è stata un piano costruito con pazienza, fatto di passi misurati, di idee appuntate nelle notti insonni, di riunioni in cui nulla è stato lasciato al caso. Il risultato? Un'espansione concreta del modo in cui vogliono parlare a tutti noi. È importante chiarirlo, non è fare di più nel senso di moltiplicare comparsate e post. È esplorare terreni che finora avevano sfiorato solo di rado. Dimenticate lo schema rigido a cui eravamo abituati. Questa volta l'intento è sperimentare. Ci saranno conversazioni profonde, veri faccia a faccia in cui Bar ed Elçin apriranno i cassetti delle loro esperienze, la prima audizione che ha tremato tra le dita, la prova in cui tutto sembrava perduto, la scena che ha richiesto 10 tentativi fino a trovare quella luce impalpabile che fa dire adesso sì. Ci saranno diari più personali, girati quando la città dorme o quando il set impone orari che scompigliano il respiro. Scorci di vita in cui riconoscersi, tra imprevisti, piccole vittorie e giornate storte. E poi, inaspettatamente, contenuti pratici, momenti in cui i due non solo raccontano, ma mostrano, condividono, guidano. Immaginate Elçin che prende per mano una scena e la smonta, passo dopo passo, parlando di ritmo, di silenzi, di come si sostiene un'emozione senza cadere nella maniera. Immaginate Bar che spiega un training, un metodo per governare la voce e il corpo quando l'adrenalina ti attraversa il petto. Non saranno lezioni cattedratiche, ma incontri diretti in cui chi guarda si sente seduto lì, vicino a loro, come davanti a un caffè lungo e sincero. Questa vicinanza è la chiave del loro progetto, non più solo ruoli e fotogrammi, bensì la strada che porta fin lì, il lavorio invisibile che pochi raccontano. C'è di più. Tra le priorità emerse c'è il desiderio di offrire strumenti utili a chi sogna lo spettacolo o a chi, semplicemente, cerca strategie per vivere e lavorare meglio. Bar ed Elçin hanno preparato contenuti tematici, serie pensate per entrare a fondo in argomenti molto concreti, come organizzare il tempo quando la giornata sembra sbriciolarsi, come proteggere l'attenzione in un mestiere che chiede continua disponibilità emotiva, come coltivare la creatività anche quando manca l'ispirazione. E poi il benessere, la cura di sé, l'ansia pre-audizione, i riti piccoli che aiutano a rimettere in ordine la testa dopo un set logorante. Non con toni salvifici, ma con la sincerità di chi ha imparato sulle proprie spalle e vuole condividere senza filtro. Un tassello che rende questo passaggio ancora più elettrico è la rete di collaborazioni che sta prendendo forma attorno a loro. Non ingressi casuali,
ma ospiti scelti con attenzione. Registi con cui hanno lavorato e con cui non sempre la pensavano allo stesso modo, coach vocali capaci di spostare una nota con una correzione, sceneggiatori, costumisti, fotografi, coreografi, nomi che ammirano e che porteranno prospettive nuove, storie, consigli pratici. Si parla di conversazioni autentiche, di quelle in cui non si fa finta che tutto vada lisciamente. Ci saranno anche i no ricevuti, gli errori da cui hanno imparato, le porte chiuse che alla lunga hanno indicato un'altra strada. La sinergia di vedute sarà linfa per tutti. E qui arriva il punto che, più di ogni altro, ha acceso la loro determinazione, dare spazio ai fan nelle scelte. Non solo parole di circostanza, ma meccanismi reali. Sondaggi per stabilire i temi delle prossime puntate, domande raccolte con anticipo, suggerimenti su quali ospiti invitare, su quali angoli di vita curiosare. Che si tratti di dietro le quinte di un provino, del banco prove prima di una scena difficile, o del percorso che porta a scegliere un copione, Bar ed Elchin vogliono che siate voi a indicare la direzione. È un patto di fiducia che sposta il baricentro, dal monologo al dialogo, dalla vetrina alla casa condivisa. Tra le pieghe di questo nuovo corso, stanno emergendo anche progetti nati dalle loro passioni più personali. Si parla di un'idea teatrale in cantiere, piccola e tagliente, da far vivere in spazi raccolti dove il respiro del pubblico si sente fin sulla pelle. Di un cortometraggio pensato come laboratorio, con scelte visive coraggiose e una storia che si regge su pochi, potentissimi sguardi, di iniziative solidali integrate, non come appendice, ma come parte viva del calendario. L'intenzione non è sbandierare, ma fare. Aprire laboratori, sostenere realtà locali, contaminare l'energia creativa con un impatto tangibile. Chi ha incrociato il loro lavoro nelle ultime settimane racconta anche di un restyling meticoloso della loro presenza audiovisiva. Nuova linea visiva, fotografia più curata, un suono che avvolge senza invadere, montaggi che sanno quando accelerare e quando lasciare spazio a un respiro. Hanno studiato, testato, provato attrezzature, confrontato tagli e formati, costruito una grammatica che li rispecchi. Ogni contenuto dovrà essere un'esperienza completa, utile, emozionante, ma anche piacevole da guardare fino all'ultimo secondo. Non un'impalcatura artificiosa, ma una casa costruita bene, in cui ogni stanza invita a restare un po' di più. Certo, un cambiamento così può far sorgere domande. È naturale chiedersi se tutto questo sarà stabile, se non rischi di snaturare ciò che amiamo di loro. E qui sta la loro promessa, niente strappi improvvisi, nessuna rincorsa a modelli effimeri. Sarà un'evoluzione graduale, condivisa, raccontata passo passo. Vedremo comparire elementi nuovi, poi consolidarsi, poi allargarsi. E ogni mossa avrà una ragione chiara, aggiungere valore, non riempire spazi. La trasparenza sarà una bussola. Aggiornamenti regolari, finestre aperte sul dietro le quinte, risposte sincere anche quando la risposta sarà non ancora. Ricapitoliamo, per fissare nella mente la traiettoria. Questo nuovo inizio significa un'espansione audace del modo di comunicare di Bar Arduk ed Elchin Sango, con formati inediti e una profondità narrativa finora solo intravista. Significa un'attenzione speciale all'utilità concreta per chi guarda, non solo intrattenimento, ma strumenti, consigli, percorsi. Significa collaborazioni scelte per la loro capacità di accendere idee nuove. Significa coinvolgimento diretto del pubblico nelle scelte, con un canale aperto che trasforma la fruizione in partecipazione. Significa, soprattutto, progetti nati dal cuore, in cui si riconosce la loro voce, quella combinazione rara di disciplina e leggerezza, di rigore e curiosità. E ora, lasciate che dica grazie. A voi, che con pazienza avete seguito ogni indizio, ogni pausa, ogni comparsa inaspettata. A chi ha difeso il loro lavoro quando era più comodo voltarsi altrove, a chi ha scritto messaggi lunghi nelle notti senza sonno, a chi ha trovato sollievo in una scena ben riuscita dopo una giornata storta. Siete voi a rendere possibile un movimento come questo. La loro volontà di esporsi di più, di raccontarsi meglio, nasce anche dal desiderio di restituire qualcosa di vero a una comunità che c'è sempre stata. Adesso tocca a voi. Che cosa vorreste vedere per primi? Un dialogo a cuore aperto tra colleghi che si stimano e si sfidano? Un taccuino di lavoro su una scena amata, con tutte le revisioni e i dubbi? Un viaggio dietro le quinte di un provino, con la tensione prima, il silenzio dopo?
Diteci le vostre preferenze, i vostri nomi, i vostri perché. Le idee che condividerete saranno oro per il percorso che inizia, il modo più sincero per disegnare insieme le prossime pagine. Se questa prospettiva vi accende anche solo un po', sostenete questo slancio. Mettete un like, condividete il video con chi sapete che ama Bare Delcin, invitate amici e curiosi a seguirci qui su Stelle Turche Rivelate. Ogni gesto è una spinta in più perché questo lavoro mantenga la promessa fatta, contenuti all'altezza del vostro affetto e del loro talento. È un patto semplice, ma pieno di senso. Noi raccontiamo con cura, voi ci aiutate a far arrivare la voce dove deve arrivare. Nei prossimi giorni cominceranno ad apparire i primi segnali concreti. Vedrete cambiamenti estetici riconoscibili e, quasi in contemporanea, nuove rubriche fare capolino. Il calendario è stato pensato in modo da non travolgere, ma accompagnare, prima le conversazioni, poi i taccuini di lavoro, poi gli ospiti, quindi i progetti più personali. Ogni passo porterà con sé una domanda rivolta a voi, per stringere quel filo diretto che distingue un pubblico da una comunità. E quando arriverà il momento di varare l'idea più ambiziosa, vi troverà già al timone, accanto a loro. In definitiva, non stiamo assistendo a un cambio di immagine, ma a una vera metamorfosi. È come riprogettare un giardino perché dia più frutti e più ombra, perché accolga specie nuove senza perdere la poesia di ciò che c'era. Pagina dopo pagina, Bararduk ed Elçin Sangu stanno scrivendo un libro che non hanno paura di farci leggere mentre lo compongono. E noi, da qui, seguiremo ogni riga, pronti a raccontarvi ogni curva, ogni intuizione, ogni inciampo trasformato in slancio. Grazie per essere qui, per ogni minuto dedicato, per le parole gentili e per quelle esigenti che costringono a migliorare. Restate connessi, a brevissimo arriveranno i primi frammenti di questo nuovo inizio. E quando li vedrete, saprete che non erano promesse nel vento, ma segnali precisi di una strada che si apre. Noi saremo qui, puntuali, a raccoglierli e a portarveli, con la stessa passione di sempre e una nuova, bellissima responsabilità. Raccontare Bare Delcin mentre riscrivono il loro modo di stare con noi.